Buongiorno a tutti amici, sì, siete entrati dentro un nuovo video ma non c'è la presentazione perché purtroppo la telecamera mi ha deciso di abbandonare proprio in quel momento, per cui non ho le clip. Siamo a Parma e in particolare sono con Robby Petra, personaggio che avete visto molte volte nel mio video, che aveva una 488 che adesso ha venduto per indovinate cosa comprare, commentatelo qua sotto, e ci siamo divertiti un bel po' in pista insieme. Allora, a livello di marcia è molto semplice, tutte di terza tranne la chicane veloce centrale che è di quarta. Cono esterno inserimento, cono giallo punto di corda. La macchina la sentirei oggi in pista, è veramente facile da guidare grazie anche al nuovo servosterzo elettrico. Ma ricordate di posticiparla sempre bene, quindi vai bello profondo e poi vai a chiudere sul giallo molto in ritardo, in modo che così poi riesci a scaricare bene la potenza a sterzo dritto. Quarta, via dal gas anche senza freno, facciamo giusto un pelo alle linee bianche senza prendere i cordoli. Fai senza freno, altrimenti solo di rilascio, morbido di sterzo. Comunque lavora benissimo anche di anteriore, zero sottosterzo sembra. Ma c'ha le Cap 2 questa? Sì, esatto. I freni sono anche eccezionali. Rispetto alla 488 c'è forse meno mordente iniziale, però poi c'è una migliore modulazione. Ho provato adesso il test drive a fianco al pilota e è impressionante la macchina, anche perché c'ha una percorrenza di curva che mi ha lasciato sbalordito. Sta roba è bellissima. Adesso si parte col secondo turno di sessione in pista in cui la guido, la provo e vedo un po' come mi ci trovo. Robby, sei pronto per il turno? Ma è meglio rosso o blu? Rossa va di più. La cosa più brutta dell'F8, che parlavo prima e commentavo con Robby, è che non è Spider e noi siamo amanti del cabrio, per cui l'unica pecca che arriverà anche la Spider. Arriverà però. Pronti alla guida su pista. Olè. Vai, quando vuoi mettiamo in marcia. Ma questa quanti cavalli ha? Quella è 720, 50 più della 488. Vado? Sì, vai pure, li hanno messi principalmente in alto, quindi non strappa tanto in basso perché... con la velocità d'ingresso, sennò sei sempre in sofferenza qua davanti. Qua di quarta. Ok, allarga bene. Alleggerisce appena appena, poi frena a ruote dritte. Guarda subito il giallo, guarda il giallo. Ok. Stretto, stretto anche qua. Vai su in alto. Una linea quasi dritta e giù gas. Cerca già con lo sguardo il cono, frena forte, ok. Largo bene, riduci graduale, più a sinistra in uscita, ok, gas. Molto bene. Che bella che è. Piano gas. Guardo il giallo, ok. Com'è? È piaciuta la macchina? Bellissima. Ma poi è impressionante la precisione. Il cambio di direzione è quello che lo fai senza dare no gas no freno. Grande Robby! Prova fatta! Qualche commento mio l'avete già sentito, però sì, vi riconfermo che la macchina è super mega precisa. Rispetto anche alla Portofino non fa sottosterzo. Come prestazioni non mi piace che sotto i 5000 giri sembra che non vada la macchina, cioè ovviamente va forte, però da 5000 in su senti molto di più la potenza. Quindi questa è una roba che mi ha lasciato un po' subito perplesso, però nel complesso è proprio, cioè ti dà gusto, sì. Allora ragazzi, ho appena scoperto che ho fatto dei turni e poi ho visto le altre macchine e tutti loro avevano il LED sopra il volante e quindi li ho corrotti e facciamo scambio macchina. O scambio volante, una grande. No, scambio macchina, quindi adesso mi vedrete in una nuova auto. A voi vi è piaciuta la macchina? Intervista a freddo? Assolutamente, assolutamente. Grande auto, sorprendente, sorprendente. Vabbè, qualcosa di negativo? Il sound si un sente. po' leggermente. Anche per strada ho trovato un paio di loro che facevano Non sento. Poi Francesco che chiacchierava a macchina perché è troppo facile per lui. È troppo facile. È troppo facile. Ma lui ce l'ha nel cuore. Visto?
Avendo preso il numero di Andrea. Sì, non so come ti sei permesso, infatti. Alla fine riesco. Cioè, qua c'è. Grazie. Grazie. Adesso si torna in pista finalmente. Quindi ragazzi, come avete potuto capire, ho fatto il cambio auto perché volevo provare il volante con il LED. Ma in realtà perché volevo guidare rossa. No dai, sto scherzando, era solo per il LED. Che bella. Siamo pronti a risalire. Ciao. Calma. Auto 6, ti sono dietro. Aspetta, vai a sinistra. E via di nuovo. Sinistra, destra. E via di nuovo, accelerazione. Sinistra, molla al gas, numero 9. Devi frenare un po' di più all'inizio, Sì. Hai fatto poca pressione sul pedale. Auto 6, arrivo. C'ha un sistema elettronico per cui se io apro tutto in curva mi taglia subito. Eh sì, è per forza. Ok. Col fatto che è cambiata l'elettronica da questa rispetto alla 488, la differenza sta che se io apro tutto, la 488 prima me lo dava ma poi mi tagliava una volta che partiva, questo te lo taglia ancora prima di partire. Certo, questo taglia in progressione in base al raggio di curva e quanto gas è aperto. Previene la sbandata, mentre prima correggeva la sbandata. Ciao, grazie. Finite, qua avevamo sopra le Michelin Pilot Sport Cup 2. Oh, come hanno lavorato bene. Che belle. Ah, poi c'è anche il carbon kit anteriore qua davanti e poi anche interno. Tutto il vellutino, fighissimo. Molto bella. Anche questa col carbonio davanti, volante LED e anche cover in carbonio sul motore. L'unica che non ce l'aveva era quella che ho guidato io stamattina in blu. E adesso ragazzi lasciamo questo posto in anticipo purtroppo perché faccio l'università e ho un lavoro di gruppo da fare con i miei compagni. Quindi lascio Parma, prendo la macchina di Robby, arrivo a Maranello, prendo la mia Portofino e direzione università. Grazie Robby. Ok, vi confermo che sono in autostrada. C'avevo l'appuntamento con i miei cari compagni alle 16. Sono in ritardo attualmente di circa un'ora, purtroppo. Però ce la facciamo. Facciamo tutto, piano piano. Ed eccoci. Siamo tornati. Ti sono mancato, eh? Spero di sì. Comunque vi confermo che non la tradisco, non prenderò l'F8 tributo, ottimo mezzo, divertente, però l'elettronica ancora non mi convince. Ringrazio anche Robby per avermi prestato la macchina per raggiungere la Portofino e adesso controllo di non aver seminato niente qua dentro. E libera anche questa. Ebbene cari amici, siamo tornati come avete visto in sella, stavo per dire, in realtà a bordo della Portofino che subito direi a primo impatto suona di più. Yes. Quindi ora si torna verso casa, lascio la macchina e becco i miei compagni dell'università. Yuhu! Sono tornato, macchina parcheggiata, ho preso il computer che l'ho messo lì e adesso si va a studiare. Ciao a tutti! Sempre in ritardo. Scusate il mio ritardo. Ciao Francesco. Ciao. Ciao a tutti. Stefano. Saludate anche voi. Ciao. Qua si lavora sul serio, guarda c'è anche la cartellina. Ma di cosa state parlando, Francesca? Di Wings! Di Wings e Machine. Vedi, ogni tanto sono anche quasi un bravo studente, dato che arrivo sempre in ritardo a tutti i meeting di lavoro qua. Da che ora siete qua? Facciamo le 3, dai. 2 ore e mezza di ritardo. E vabbè, adesso lavoriamo un po' a un progetto dell'università. Allora, la nostra giornata di studi è finita, la Francesca è stata ufficialmente assunta come videomaker per il resto della serata. E adesso, ciao ciao. Ore 7:18, abbiamo studiato un bel po', abbiamo portato anche avanti l'orario, quindi sembra che seguiamo di più.